Non guardare in alto verso lo spazio. Guarda il tuo fornello a gas in cucina. Quella fiamma azzurra che usi per scaldare l'acqua è fondamentalmente la stessa identica tecnologia che stiamo usando per cercare di conquistare il cosmo. Stiamo sfidando l'infinito universo accendendo dei giganteschi fuochi d'artificio. E c'è un problema fisico, brutale e insormontabile, che ci sta tenendo prigionieri vicino alla Terra. Un limite che la fisica conosce dall'inizio del Novecento, ma di cui nessuno parla mai ad alta voce. Immagina di dover attraversare un intero oceano a nuoto, ma con una regola fatale. Devi portarti sulla schiena tutta l'acqua da bere e tutto il cibo necessario per sopravvivere mesi. Più cose porti, più diventi pesante e lento. Più sei pesante, più energia e cibo ti servono per muoverti. Nello spazio, questo circolo vizioso si chiama l'equazione del razzo. È una prigione matematica. Per mandare 1 chilo di materiale su Marte, dobbiamo bruciare circa 500.000 kg di propellente solo per sollevare il carburante stesso. Ma il peso non è l'unico nemico. Il fuoco chimico ha un limite intrinseco di velocità. Quando bruci l'idrogeno e l'ossigeno, le molecole dei gas di scarico escono dai motori a circa 15.000 km all'ora. Sulla Terra sembra una velocità inimmaginabile, ma nel vuoto cosmico, per attraversare le distanze tra i pianeti, 15.000 km all'ora è la velocità di una lumaca stanca. È fisicamente impossibile andare più veloci bruciando sostanze chimiche. Se vogliamo davvero diventare una specie interplanetaria, se vogliamo raggiungere Marte in settimane invece che in mesi, dobbiamo fare qualcosa di radicale. Dobbiamo smettere di bruciare cose. Dobbiamo abbandonare il fuoco, l'elemento che ha fatto nascere la civiltà umana, e iniziare a manipolare il quarto stato della materia. Qualcosa che l'universo conosce da miliardi di anni, ma che noi abbiamo appena iniziato a domare. Tra poco ti mostrerò come stiamo rubando il segreto delle stelle. Entriamo nel cuore del motore del futuro. Dimentica il frastuono assordante dei razzi tradizionali. Qui dentro c'è un silenzio glaciale e c'è un gas speciale, solitamente l'oxeno o l'argon. Immagina questi atomi come una folla di persone pesanti, pigre e perfettamente neutrali. Non vogliono interagire con nulla. Stanno ferme, fluttuando docilmente in una camera cilindrica, senza alcuna intenzione di muoversi velocemente. Fermati un attimo. Cambiamo scala. Invece del fuoco, ora usiamo l'elettricità pura, un flusso di energia generato dai pannelli solari della navicella o da un piccolo reattore nucleare di bordo. Questa elettricità alimenta un dispositivo che agisce come un cannone invisibile. E questo cannone inizia a sparare singoli elettroni carichi di energia a velocità spaventose direttamente dentro la folla di atomi pigri. Quando un elettrone volante si schianta contro un atomo di xeno, avviene una collisione microscopica, ma assolutamente devastante. L'impatto è così violento che strappa via un elettrone dall'orbita dell'atomo. È come un colpo da biliardo cosmico. All'improvviso, l'atomo di xeno perde un pezzo di sé. E perdendo quell'elettrone, la sua natura cambia per sempre. Non è più neutro, non è più pigro. L'atomo si è appena trasformato in uno ione positivo. Abbiamo creato il plasma. Milioni di queste collisioni avvengono ogni singola frazione di secondo. La stanza fredda e silenziosa si riempie istantaneamente di una zuppa incandescente, carica elettricamente e furiosa. Abbiamo replicato il quarto stato della materia che compone le stelle, il plasma. Ma c'è ancora un ostacolo gigantesco da superare. Avere una nuvola di plasma furioso chiusa in una scatola non genera alcuna spinta. Per muovere l'astronave dobbiamo letteralmente sputare
questo plasma fuori dal motore, nel vuoto dello spazio. E non possiamo usare la pressione o tubi normali, perché il plasma fonderebbe qualsiasi metallo fisico toccasse. Il modo in cui risolviamo questo problema è pura magia ingegneristica. Alla fine del motore posizioniamo 2 o 3 griglie metalliche perforate, distanziate tra loro di pochissimi millimetri. Carichiamo la prima griglia positivamente e l'ultima negativamente. Si crea un campo elettrico di una potenza inaudita. Quando gli ioni di plasma, carichi positivamente, si avvicinano a queste griglie, subiscono uno strappo gravitazionale artificiale irresistibile. Vengono attratti dall'uscita con una violenza inaudita. Non vengono spinti da un'esplosione, vengono letteralmente tirati fuori dall'elettricità. Nel brevissimo spazio tra una griglia e l'altra, gli atomi passano da 0 a 140.000 km all'ora. È una velocità 10 volte superiore a quella dei gas di scarico di uno Space Shuttle. Escono dal motore formando un raggio azzurro perfetto, silenzioso, dritto come un laser. È nato il motore a propulsione ionica. Ma preparati, perché qui entra in gioco il paradosso più grande dell'ingegneria spaziale. Se tu accendessi questo ipertecnologico motore ionico sulla Terra e ci mettessi la mano dietro, sai cosa sentiresti? Una spinta pari al peso di un singolo foglio di carta. È una forza ridicola. Un motore chimico solleva un palazzo di 30 piani. Questo motore al plasma, a malapena, riesce a spostare una moneta da 2 euro sulla tua scrivania. Come può una forza così debole portarci su Marte? Il segreto e la soluzione del paradosso è il tempo. Un razzo chimico tradizionale brucia migliaia di litri di carburante in 8 minuti, dà una spinta brutale, si spegne e poi l'astronave viaggia per pura inerzia. Il motore al plasma, invece, spinge con la forza delicata di un foglio di carta, ma lo fa per mesi, per anni, senza mai fermarsi. Nello spazio vuoto non c'è aria, non c'è attrito, niente ti frena. Quindi quella spinta minuscola del motore ionico si accumula. Giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro, l'astronave accelera. È la classica favola della tartaruga e della lepre, ma riscritta dalle leggi della fisica orbitale. Dopo un anno di spinta continua, la tartaruga alimentata al plasma sta viaggiando a velocità che i motori chimici possono solo sognare. E questo è solo quello che facciamo oggi con le sonde spaziali automatiche. Il prossimo passo, quello che stiamo testando proprio ora nei laboratori di ricerca, è eliminare del tutto le griglie metalliche, perché il plasma a lungo andare le corrode e le distrugge. I nuovi motori, come il propulsore Vasimr, usano campi magnetici invisibili al posto del metallo. Creano un tubo di forza immateriale che non può mai fondersi. In questi nuovi motori iniettiamo onde radio nel plasma, scaldandolo a temperature di milioni di gradi, per poi espellerlo usando ugelli magnetici. Con questa tecnologia scalata per navi umane, stiamo parlando di ridurre il viaggio verso Marte da 9 lunghi mesi a soli 39 giorni. Significa esporre gli astronauti a meno radiazioni cosmiche mortali. Significa dover portare 1/10 del cibo e dell'acqua. La fisica ci insegna una lezione umiliante ma meravigliosa. Il fuoco chimico era necessario. Ci è servito per sconfiggere la gravità terrestre nei primi 100 chilometri di atmosfera. Ma l'universo non è fatto per essere bruciato. L'universo è fatto di campi elettromagnetici, di plasma e di cariche invisibili. Per sopravvivere là fuori, dovevamo smettere di agire come uomini delle caverne spaziali e imparare a parlare la lingua delle stelle. La scienza ci dice che questo salto tecnologico è imminente. Filosoficamente, rappresenta il momento esatto
in cui una specie smette di lottare contro il proprio ambiente e inizia a diventarne parte. Non stiamo violando le leggi della fisica per andare su altri pianeti. Le stiamo finalmente assecondando. È un fatto fisico, misurabile e reale. L'elettricità e il plasma sono la chiave per l'infinito. La prossima volta che guardi le stelle nel cielo notturno, non pensare a navi spaziali spinte da fiamme primitive. Pensa a campi magnetici invisibili, a flussi di atomi strappati e accelerati nel buio freddo. Abbiamo imbrigliato il respiro delle stelle per viaggiare tra di esse. Non stiamo solo esplorando il vuoto, stiamo usando il cosmo per navigare il cosmo. Io sono Renderium e questo era il tuo biglietto per le stelle.